Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Quella che state per vedere è una raccolta di tutti i mini video che ho fatto, che ho registrato mentre mi preparavo gli aperitivi durante la quarantena. Ho deciso di fare questi brevi video per farvi vedere come faccio alcuni aperitivi italiani a casa. Li ho pubblicati anche su Instagram e ho pensato che fosse un'idea divertente metterli tutti insieme in un unico video e pubblicarlo qui su YouTube. Quindi Spritz, Aperol, Campari e Select. E poi vedrete anche il vermuttino, che è un altro classico della tradizione degli aperitivi. E poi vedrete anche il Negroni sbagliato, che invece è una ricetta molto più recente. Quindi spero che vi piaccia. Ciao a tutti e benvenuti al primo episodio di Aperitivo in casa. Allora, l'aperitivo in casa di oggi prevede un Campari Spritz. La prima cosa che faccio è riempire un bicchiere con del ghiaccio e poi la seconda cosa che faccio è versare il Campari. Poi la terza cosa che faccio è versare del prosecco. Questo è prosecco DOC. E infine aggiungo acqua frizzante. E poi, come ultima cosa, prendo una cannuccia di metallo e lo giro. Buono! Alla salute, alla nostra, cin cin! Come stuzzichini ho delle olive taggiasche e dei taralli pugliesi, ai semi di finocchio e all'olio d'oliva. Benvenuti al secondo episodio di Aperitivo a casa e oggi facciamo il classico Spritz Aperol. Quindi ho già il mio bicchiere con il ghiaccio. Adesso apro questa bottiglia nuova di Aperol e lo verso nel bicchiere. A questo punto verso il prosecco e poi infine aggiungo la soda. Con una cannuccia mescolo delicatamente e assaggio. Alla salute! Ciao, benvenuti ad un nuovo episodio di Aperitivo a casa. Oggi facciamo il mio preferito. Faremo lo Spritz Select. Il Select è il bitter aperitivo di Venezia, quindi lo Spritz a Venezia si fa anche con questo. E infatti sulla bottiglia dice il bitter per il classico Spritz veneziano. Allora, ho già messo il ghiaccio nel mio bicchiere e adesso verso il Select. Poi posso aggiungere il prosecco oppure il vino bianco. A Venezia aggiungono il vino bianco fermo al posto del prosecco. Quindi se non avete il prosecco potete utilizzare un vino bianco. Meglio se è un vino bianco veneto. Infine potete decidere se mettere la soda, come faccio io adesso,
Oppure al posto della soda va benissimo anche l'acqua frizzante. Per concludere aggiungo un'oliva verde. A Venezia mettono un'oliva verde dolce nello spritz. Mescolo delicatamente con una cannuccia e poi assaggio. Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio di Aperitivo a casa. Oggi facciamo il Negroni sbagliato, che è un aperitivo che è stato inventato o creato per caso negli anni 70 a Milano. Cosa ci serve per fare il Negroni sbagliato? Allora, ci serve un bicchiere basso con del ghiaccio, poi ci serve il Campari, il vermouth rosso e poi un vino bianco spumante. Allora, inizio versando il Campari, poi aggiungo il vermouth rosso, e infine lo spumante. Se volete decorare la vostra bevanda, potete mettere una fetta di arancia, ma io adesso non ho un'arancia e quindi non metto niente. Mescolo delicatamente con una cannuccia e l'aperitivo è pronto. Ovviamente questa versione è molto più leggera di quella classica. Il Negroni sbagliato è perfetto secondo me perché appunto c'è lo spumante al posto del gin e quindi non è troppo carico prima di cena. Alla salute! Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Aperitivo a casa. Allora, oggi facciamo un classico, facciamo il vermuttino. Il vermuttino, come dice il nome, è a base di vermouth. Possiamo scegliere se fare il vermuttino con il vermouth rosso oppure con il vermouth bianco. E io userò proprio questo bianco oggi. Allora, ho già messo il ghiaccio nel bicchiere e quindi verso il mio vermouth bianco. Poi aggiungo la soda e infine abbiamo bisogno di un pezzetto di scorza di limone. Ovviamente meglio se il limone è biologico, ok? Perché dobbiamo usare la scorza, appunto. E adesso la scorza la mettiamo dentro. Poi prendiamo sempre la nostra cannuccia di metallo e mescoliamo delicatamente. Basta. E il nostro vermuttino è pronto. È davvero molto molto leggero e molto buono, a me piace molto il vermuttino. Conoscevate questo aperitivo? Fatemi sapere nei commenti qui sotto. Alla salute! Se vi interessa la storia dell'aperitivo italiano, cioè come è nato l'aperitivo italiano, ho fatto un video sull'argomento, ovviamente. Trovate il video qui se volete andare a guardarlo e vi lascio il link nella descrizione del video qui sotto. E in quel video c'è anche un'altra ricetta di un aperitivo che si chiama Milano-Torino, quindi se siete interessati potrete andare a guardare anche quello. Questo è tutto per oggi, io vi ringrazio per aver guardato questo video e spero che vi sia piaciuto e fatemi sapere che ne pensate nei commenti. Io vi ringrazio ancora e ci vediamo nel prossimo video. A presto, baci, ciao!